Dopo diversi video sulle tastiere meccaniche inviate dai negozi, dalle aziende, senti là, mi sono deciso di farne una come piace a me al 100%, nel senso che quelle ricevute finora, per carità, sono tutte belle secondo i miei gusti, ma qualche componente che nel frattempo adocchiavo sull'internet mi aveva attirato parecchio per un'ipotetica tastiera perfetta, e perciò eccomi qui per costruire una fai da te. Ma prima di addentrarmi nella vera spiegazione, ho da fare alcune premesse, così comprendete al meglio i prossimi minuti, ma soprattutto voglio tutelare tutti quegli utenti che hanno timore ad acquistare questi pezzi, visto che non sono da 2 soldi e ce ne sono di diverso tipo. Allora, la prima cosa da dirvi è questa. A un certo punto del montaggio vi ho messo una clip a trabocchetto, dove mostro il momento in cui vado a fissare le viti dello stabilizzatore per la barra spaziatrice. L'operazione è chiaramente sbagliata perché si nota che le viti vengono avvitate dalla parte frontale del circuito stampato, invece l'applicazione idonea deve essere fatta dalla parte opposta, ovvero dal retro del PCB. Allora, perché ho messo una clip del genere? Semplicemente l'ho aggiunta per avvertirvi bene sulla mossa sbagliata e di conseguenza nella clip successiva vi mostro il giusto montaggio di uno stabilizzatore sul circuito. Poi il set di copritasti che ho scelto non è perfettamente adatto al circuito che ho preso, perché nella confezione il cappuccio, io lo chiamo così ma anche gli esperti, con la coppiata barra obliqua e punto di domanda misura un'unità e invece qui ne serve uno da 1.75 unità. Ho commesso un errore di distrazione perché non va a influenzare il funzionamento della tastiera, è solo per così dire un disagio estetico. Poi, tutti gli oggetti adoperati non sono obbligatori, nel senso che io ho scelto un determinato componente in base alla mia esigenza. Voi ne avrete altre e perciò non siete costretti ad acquistare quel preciso pezzo che vi presento. Concretizzo, per essere più chiaro possibile. Io mi sono fatto una 60%, formato soddisfacente per me, perché non mi occorrono altri tasti. Voi potete benissimo farvi una 75%, una 100% e anche per esempio la piastra che ho preso è in alluminio. Voi potete preferire quelle in ottone, quelle in plastica, quelle in ferro e questo appunto vale per tutti i materiali che adopero in questa guida. E proprio per quest'ultima prendetela come un riferimento, come un esempio. Poi, 2 oggetti che mostro sono facoltativi e in questo divertimento ce ne sono diversi di superflui. Dunque, valutate voi se è bene acquistarli per il tipo di uso che ne fate della tastiera. Io magari vi dirò se sono vivamente consigliati oppure se sono per quelli che hanno tanti soldi e non sanno che farci. Situazione impossibile, ma comunque non preoccupatevi, farò capire in qualche modo una scala di priorità. Poi, nella descrizione trovate i link che rimandano alle inserzioni dei prodotti menzionati, così potete fare un acquisto più diretto e nello stesso tempo sostenete gratuitamente la mia attività, così da portarvi contenuti con una qualità sempre più alta. E collegandomi alla situazione dei copritasti vi lascio comunque il link di quelli installati, così vi fate un'idea, magari riuscite a trovare quel copritasto da 1.75 in tono col set e riuscite a far meglio di me. Dette queste cose, vi lascio al montaggio della meccanica con delle spiegazioni che non vanno nello specifico perché in maniera approfondita ne ha parlato Giacomo in un video da ben 1 ora e 23 minuti. È per non ripetere concetti già esposti, ecco. Poi, per venirvi incontro al massimo, vi lascio in descrizione il link che rimanda un'infografica dove sono riepilogati tutti i pezzi principali che servono per montare un gioiellino del genere. Ora, incominciamo. Questi sono tutti i pezzi riuniti. Poi, circuito stampato, piastra e schiuma sono dentro questa scatola di KB Advance. Sì, l'ho detto bene, un noto produttore e rivenditore. Appoggiati sopra un paio di guanti in cotone per evitare scariche sul circuito, al centro un
cavo bello particolare. Di come è fatto e in che modo si differenzia da un cavo dozzinale l'ho spiegato nella recensione sulla H3098B, ma tranquilli che ripeterò per chi sta visualizzando solo questo mio contenuto. In basso a destra i famosi copritasti, e non chiamateli tasti, mi raccomando. Poi poco sopra gli stabilizzatori, e per loro vi avvertirò su una cosa, altrimenti andate a comprare roba non adatta. Successivamente la scocca, la custodia, la protezione, il guscio, chiamate questo componente come volete. Poi una lametta per le unghie, molto artigianale come cosa. Pennello per il lubrificante, cacciavite a stella, appunto il lubrificante, e infine gli interruttori, gli switch, se desiderate essere inglesi. Parto naturalmente dalla scocca, visto che si va, per così dire, dal basso verso l'alto. Come materiale ho optato per il legno, per essere precisi, è bambù. È questo pezzo che mi ha spinto a realizzare una tastiera tutta mia, e adoro questo tipo di estensione spaziale, sia alla vista sia al tocco, anche se in questo caso qualche trattamento sicuramente ci hanno fatto, e per un bambù nudo e crudo dovete andare voi a tagliare e sagomare. Comunque, tralasciando la parte emotiva, 4 gommini col 3M, la colla direi perfetta. Fate conto che l'ho utilizzata per attaccare lo spoiler nel paraurti frontale della Leoncina 106. 9 viti in acciaio, placate oro, e a me ne occorrono 6 perché queste sono le predisposizioni sul fondello. Ecco il circuito stampato, detto internazionalmente PCB perché è l'acronimo di Printed Circuit Board. Io lo chiamo con le parole italiane perché se ci sono le dobbiamo usare, e anche per un rispetto di chi è caduto per proteggere questa lingua. Chiudendo la parentesi patriottica, c'è un'ulteriore scatola che contiene schiuma e piastra. La prima è un banale strato di gomma fonoassorbente che appunto serve per attenuare il suono che durante la digitazione la tastiera in sé può produrre. Serve anche per non flettere un'eventuale piastra messa sopra. La maggior parte, per carità, sono costituite da materiale resistente, ma possono capitare quelle veramente scrause che con poco fanno la superficie del culetto. E inoltre proteggono dalla sporcizia il circuito stampato perché naturalmente copre, e così permette per giunta di pulire meglio la tastiera. Attenzione, non è necessario adoperarla, è una cosa in più per avere un miglior benessere. Passando alla piastra, l'ho presa in alluminio. Come dicevo prima, vengono fatte con vari materiali, quelli che troverete come principali sono appunto l'alluminio, poi l'ottone e infine la plastica, anche se io la sconsiglio. Chiaramente ogni materiale comporta poi un tipo di suono, io alla fine non ci faccio caso, ma per chi vuole veramente una personalizzazione dovrebbe provarne un po' di piastre, almeno quelle più commercializzate. Su questo pezzo non vi preoccupate, ci ritornerò fra poco per quando parlerò degli stabilizzatori, perché lì ci sarà da fare una differenziazione. Andando avanti, posiziono questi 3 componenti sulla scocca, giusto per farvi avere un'idea su come è la struttura generica di una meccanica.
Io ora direi di passare agli interruttori, dove non ho avuto grandi pretese. Ho scelto i Cherry MX Black, quindi tecnologia lineare che permette alla tastiera di essere silenziosa e fluida. Questi sono gli aggettivi. Per dare una veloce spiegazione sul lineare, la gambetta dello stand-off è direttamente montata su di esso ed è anche uniforme, senza scalino come avviene nei tattili e nei click. Questa è la principale differenza. In descrizione vi lascio la scheda tecnica ufficiale di Cherry, vedete un po' voi poi. Prima però di prenderne a decine, io vi consiglio di acquistare un tester, perché così provate i principali interruttori sul mercato. Perché dico principali interruttori? Perché i tester acquistabili detengono quelli più importanti di Switch. Fate conto che ce ne sono molti altri in circolazione, ma sono tutte personalizzazioni dei marchi. Gli vanno semplicemente a cambiare solo il nome e alla fine il meccanismo è sempre lo stesso, la tecnologia adoperata è sempre la solita. Durante le varie recensioni pubblicate sul canale ne ho provati diversi, magari andate a vedere quei video se eventualmente cercate qualcosa di particolare o specifico. Come mossa facoltativa potete adoperare del lubrificante dielettrico sui componenti dell'interruttore in modo da fargli cambiare un po' il suono, oppure rimuovere quei cigoli, quei fastidi rumorosi che possono presentarsi su interruttori di scarsa qualità o usurati, quindi usati da molto tempo. Nel mercato il lubrificante può essere unicamente indirizzato agli interruttori, c'è poi quello adatto sia agli interruttori che agli stabilizzatori, come nel mio caso, oppure c'è la meno nota soluzione a spray che appunto viene poco seguita siccome agisce più superficialmente rispetto a quello classico a base solida. Io non vado a fare tale operazione perché non ne ho necessità, magari su YouTube sbirciatevi qualche differenza, più che altro a livello sonoro, che c'è tra un interruttore lubrificato e uno non. Ed ecco che compaiono gli stabilizzatori, i sostegni che devono intervenire appena il copritasto supera le 2 unità, se non erro. In sostanza sono quelli più voluminosi, per farvi capire, in primis la barra spaziatrice. Vi mostro in primo piano i pezzi che compongono lo stabilizzatore, poi per come funziona, perché c'è questa asta in ferro, ne abbiamo parlato nel video di 4 log che vi consiglio vivamente di visualizzare per completare questa guida. Io però prendo una busta diversa, notate questo V2 e sta a significare il modello che Durock attribuisce agli stabilizzatori per il circuito, perché quelli da voi visti prima sono per la piastra. Quindi attenzione durante la fase di acquisto, guardate di far combaciare entrambi i componenti, ovvero piastra e stabilizzatori, altrimenti avete incompatibilità. Un giochino che propongo spesso per riconoscere la differenza che c'è tra una piastra per stabilizzatori su piastra e una piastra per stabilizzatori su circuito, scusate la ripetizione delle parole ma gli unici termini sono questi, sta nel vedere la dimensione del foro della barra spaziatrice. Allora, quando c'è poco vuoto ci vogliono i primi stabilizzatori che vi ho mostrato. Quando invece è più largo, come nel caso di oggi, state pazienti per la banalità della spiegazione, si adoperano quelli sul circuito. Questi ultimi li riconoscete anche per l'alloggiamento, per la vite ad essa che la si usa unicamente per il circuito.
Attenzione, questa clip l'ho messa apposta per farvi capire che l'installazione non è questa, come dicevo a inizio video. Le viti vanno avvitate dal retro del circuito, quindi riparto da capo così e seguo un corretto montaggio. Adesso non resta che agganciare gli interruttori attraverso i suoi pin nel circuito e infine applicarci sopra i copritasti. Se vi accorgete che l'installazione per un singolo interruttore non è riuscita perché magari non si innesta del tutto, ecco in aiuto l'apposito estrattore e, come suo compare, c'è quello per il copritasto. Se riuscite a prenderli con una maniglia vi si semplifica di molto la vita, altrimenti avete una presa poco maneggevole. La piastra ha delle predisposizioni per dei fissaggi con vite, ma in questo caso non è possibile far ciò e quindi si stabilizza di suo man mano che inserite appunto gli interruttori. Ecco cosa può succedere quando non lo inserite correttamente. I pin di contatto possono deformarsi con la pressione che date sul circuito durante la loro installazione. Non vi preoccupate, non sono da buttare perché sono al 100% recuperabili se avete della pazienza e quindi se rimanete cauti. Delicatamente, con uno strumento fine come una pinzetta, andate ad allineare il pin danneggiato. Il cavo può essere il componente meno apprezzato perché non è nulla di speciale alla fin fine, oppure può trasformarsi in un vero e proprio oggetto di estetica che va a braccetto con la tastiera. Unicorn Cables, un'azienda dove c'è la manodopera di unicorni maltrattati, scherzo mio, mi dissocio, è un marchio croato, realizza questo collegamento davvero particolare. Viene adoperato il TechFlex, un materiale più che altro una struttura, una composizione utile per avere maggiore resistenza rispetto a cavi dozzinali. Un intrecciato, ecco. A livello prestazionale non c'è nessun vantaggio, è uguale a quelli che conosciamo normalmente. Le informazioni inviate e ricevute sono sempre le stesse. A livello pratico invece c'è una differenza, perché l'Aviator evita l'attacco e stacco della C col PCB per quando bisogna passare da una periferica all'altra, presupponendo che abbiate anche un altro pezzo di cavo. Comunque, guardandolo da più in alto, il principale motivo per cui è adoperato è quello estetico. Si mostra come un oggetto professionale e sofisticato, particolare, ecco.